Iniziamo questa nuova avventura, così passando in strada, dove questi mezzi viaggeranno, trasporteranno materiale per la cava. Allora, la cosa principale che devo dirvi è che in questo video non farò tanto vedere il montaggio, magari vi spiegherò varie fasi, perché in queste varie fasi ho avuto delle, come si può dire, non discussioni, ma dei confronti con altre persone dove fai così, fai così, perché gente che ne sa molto più di me sa come procedere in questo montaggio, ok? Poi vedrete tipo differenziali, le marce e quanto altro. Cui vi auguro buona visione al video, ciao! Inizia questa nuova avventura. Montare un Lego è più facile che montare questi. Non capisco perché si complicano la vita con 50.000 cose. Mi sembra di costruire quel modello che avevo fatto stampato in 3D che avete visto in un video. Poi ve lo lascio qua sopra dove ho fallito. L'unica differenza è che qua abitiamo direttamente sulla plastica, là devo avere bulloni, a parte alcuni pezzettini come questi che vogliono bulloncini. Qui ho voluto lasciare il supporto del servo, il servo del cambio, che non mi serve perché mi hanno consigliato di lasciare il cambio sulla prima marcia bloccato. Uno, perché è velocissimo se cambiamo le marce e non mi serve veloce. Due, che se non ho un servo abbastanza preciso non mi entrano bene le marce, per cui a me sarebbe lento e fisso, per cui l'ho messo solo così come supporto per mantenere meglio i laterali dello chassis. Allora, ho montato il servo con la parte sterzante, manca ancora il resto per formare le ruote, poi balestre con sospensioni, ecco qua. Allora, differenziali 2 montati, si discuteva oggi di bloccarli, ma dato che andranno su legno, via dicendo, sul piano, non serve bloccare, si va tranquillo. Ci saranno salite ma non oltre il 30%, per cui li lasciamo liberi. I differenziali sono belli morbidi, balestre montate e i vari supporti montati. Andiamo avanti e procediamo. Adesso iniziamo a montare il cambio e a fine montaggio vi spiego dove e come si può bloccare la prima marcia per far sì che non cambi e non abbiamo problemi, come ho spiegato in precedenza. Adesso iniziamo il cambio. Finalmente ragazzi, allora, il cambio con il motore è stato montato. Qui ci sono due blocchi, che due blocchi bloccano la prima, per cui andrà solo in prima. Un blocco davanti e uno indietro bloccherà la seconda, l'ho messo qua, ok, e blocco dietro bloccherà la terza, per cui andrà solo in prima. Poi supporto batterie, ok, qua sotto, cardano per la trasmissione, eccolo qua. Adesso dobbiamo procedere ad andare avanti. Montati parafanghi, non tutti, perché questa parte qua ci vanno le luci e devo sistemargliela. Monterò queste luci qua della Tamiya con un telecomando momentaneo, così giusto per farlo funzionare e per farlo andare avanti, per settare tutto il motore e tutto il resto. Allora, siamo arrivati a questo punto, serbatoi laterali, ok, avevo per fortuna dei led d'avanzo e ho fatto le luci arancioni. Poi qua in teoria andrebbe la centralina per l'MFC oppure direttamente solo l'interruttore, ok, calamita e chiude. Il problema è che adesso posso sistemare solo lui no, perché come mi arriva il regolatore devo montare l'interruttore qua sotto, per cui lui lo piazzerò là e lui aspettiamo un attimino. Ragazzi, non fate mai la ralla di notte che vi fa incrociare gli occhi, e non ho fatto neanche il video ieri, talmente ero stanco, però è venuta bene. Ora la montiamo. Capisco perché, dato che tu mi fai la ralla che si può sganciare, non mi metti il supporto per il servo. No, il supporto per il servo è a parte, è in metallo come questi, a parte. Ma ho dovuto fare questa modifica al pezzo standard che andava lì e dovrò inserirlo lì sopra. Sto aspettando che
che si fissi bene, devo mettere supporti e poi far sì che si fissi le funzioni. E mi domando, vabbè, cioè non costa poco, cavolo, eh. Comunque, procediamo con, adesso inizieremo qua le parti della cabina, andiamo avanti qua. No, mi ha fatto perdere un sacco di tempo questa roba, un sacco di tempo, guardate. E ora, con le gomme, ruote assemblate, adesso andranno posizionate. E voilà, tutte montate. Inizia l'agonia delle luci e dell'impianto elettrico. Aiuto. Togliamo un po' quella e incominciamo a montare gli interni. Lo volevi tu l'interno del Mercedes? Bellino. Sedili, l'interno. E continuiamo. Iniziamo lo sclero dell'impianto elettrico. Bene signori, abbiamo quasi terminato. Adesso questi c'erano già gli specchietti, le trombe. Poi gli specchietti aggiuntivi, tutte le luci che vi farò vedere poi come arriva il regolatore. Qua abbiamo il passad'aria, qui abbiamo tutto l'impianto e qua le luci. Adesso operazione adesivi che non ho messi prima. Allora, triangolini con targa con le bandere arancioni, questo perché il motore scotta, e qui basta, non ho messo altro. Targa, simbolo e il nome del camion, altra maglietta, basta così, non voglio esagerare. Qualche piccolo dettaglio in più per renderlo più lavorativo. Queste bandelle non volevo esagerare, sono troppo pacchiano. Qui rimane sempre uguale, niente di che, nessuna novità in più. Adesso aspetto poi come metto già il regolatore, qua non si vede, c'è lo spazio per l'interruttore. E poi lo mettiamo in moto e facciamo una panoramica generale di tutto il nostro camioncino. È la prima volta che mi succede che finisco con qualcosa e mi arriva l'ultimo pezzo proprio perfettamente in quel periodo. Strano. Qui abbiamo il nostro regolatore cinese perché l'MFC non posso ancora permettermelo, per questo lo colleghiamo, mettiamo l'interruttore, controlliamo un pochettino se qui è tutto a posto e vediamo un po' come va. Ebbene sì ragazzi, dopo questi ultimi clip siamo arrivati alla fine. Poi in un altro video vi racconterò bene i dettagli, le luci, tutto quanto, perché non voglio calcare tutto sopra questo video qua e di costruzione e quanto altro. Veramente sono felice. Ragazzi, come sempre, solito favore, iscrivetevi, un like, un commento e condividete. Ciao grandi.